Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, spesso lo dico, le canzoni, anzi l'ho detto negli ultimi due contenuti, negli ultimi due video trasmessi da pochi giorni, spesso le canzoni sono pietre dure, pietre scolpite che rimangono nella memoria delle persone per decenni, insomma per molto molto tempo, tanto che diventano quasi come i profumi e come i sapori. Sapete benissimo che ogni tanto quando si passa magari in un giardino, magari dietro casa, si sente il profumo di un fiore e immediatamente quel profumo oppure quel cibo che si è mangiato in quell'occasione ci ricorda in maniera molto forte un episodio magari vissuto qualche anno prima. Io penso che le canzoni abbiano la stessa caratteristica, sono come gli odori e i sapori. E appunto per questo quest'oggi volevo raccontarvi una vicenda e poi farvi ascoltare una canzone che io reputo un po' essere la canzone pilota di questo disco e che mi riguarda e mi ha riguardato tanto tempo fa. Allora, c'è stato un periodo nel quale io stavo scrivendo le prime stesure del disco Chiaroscuro. Ebbene, io spesso ne parlo di questo disco perché penso sia uno dei miei preferiti, non tanto e solo per gli arrangiamenti, per quello che sono state le intuizioni di colui il quale mi ha prodotto e che saluto, Davide Erzuffi della Pachamama, ma per i contenuti, perché dovete sapere che quel disco io l'ho scritto in una mia emergenza, forse una delle più grandi situazioni scomode che mi hanno riguardato. Quel disco io l'ho scritto mentre mi faccio i fatti miei, vi metto a conoscenza dei fatti miei, mentre stavo divorziando, mentre i miei genitori stavano morendo perché sono morti uno dietro l'altro e mentre la vita si era proprio messa di spalle e mi aveva fatto tantissimi sgambetti. Il lavoro non andava bene, insomma c'erano problemi, un problema sull'altro. Però ecco, quel disco io ebbi comunque la forza di scriverlo, ogni qualvolta tornavo, vi faccio un esempio, dall'ospedale, dopo aver imboccato mia mamma, insomma aver fatto il dovere da figlio, ecco, mi mettevo chiuso nello studio fino magari alle 2, alle 3 di mattina per scrivere, per continuare a scrivere musica e parole. Ebbene, quel disco sono riuscito a portarlo a termine nonostante, ripeto, queste bruttissime vicende che mi riguardavano, che mi hanno riguardato, insomma. E quindi una volta finito il disco sono anche finiti i dispiaceri, o meglio, il dispiacere della morte dei miei me lo porterò insomma addosso per sempre, così come sapete bene ogni separazione, divorzio è comunque una specie di piccolo lutto che ci si porta dietro. Però ecco, d'incanto quando ho finito il disco sono finite una serie di situazioni che mi hanno visto veramente in crisi e subito dopo, immediatamente dopo, la cosiddetta luce in fondo al tunnel l'ho vista anch'io. Ho cominciato a prendere date su date, ho suonato tantissimo e ho girato praticamente l'Italia per il largo e per il lungo e forse l'ho fatto apposta, mi prendevo anche date stupide, magari a volte anche non pagate, mi si perdonino i colleghi musicisti per questa affermazione, mi sia perdonato per questa cosa perché la musica è un mestiere, va assolutamente retribuita. Però ecco, pur di non stare a casa a pensare a tutto quello che mi era capitato, prendevo date su date, cantavo veramente per le feste di paese fino ad arrivare a calcare anche palchi decisamente importanti. Ebbene, questo disco veramente voi potete ben capire che mi ha segnato prima un grande dispiacere e poi una piccola felicità che poi era fine a se stessa, perché come ripeto i dispiaceri te li porti appresso fino a che insomma fino a che i tuoi giorni non finiscono, ecco. Ricordo una serata particolare, io uscì dal lavoro e mi recai dietro lo stabile insomma, nel quale lavoravo a fare una passeggiata per schiarirmi le idee, insomma, e entrai dentro il Castello Sforzesco di Milano e adiacente al castello, per i milanesi che mi ascoltano sanno benissimo che c'è il Parco Sempione. Ebbene, era una giornata, una serata autunnale, ma veniva giù qualcosa dal cielo, sembrava quasi neve mista pioggia, comunque era più neve che pioggia, e ricordo che insomma mi stupì del fatto che non era ancora pieno inverno, ma comunque stava cominciando a sfiocchettare, come dico io, e mi ricordo di essermi seduto su una panchina e osservavo
le persone che camminavano, insomma le coppie, i bambini, le persone da sole col cane, insomma guardavo il paesaggio e le persone che mi si presentavano davanti, e ricordo che io poco prima di quel periodo cominciai a fare una serie di domande al cielo, perché non avevo altre persone a cui farle queste domande, mi rivolgevo al cielo come se fosse un amico, e a un certo punto, quando arrivato a quel giorno, arrivato a quel punto che appunto stavo quasi completando il disco e stavano succedendo cose, e io cominciai a mettermi dinanzi a questo cielo, proprio sotto questo cielo, e a dare delle risposte a questo cielo, perché prima ci sono state delle domande, poi io stesso volevo rispondere al cielo stesso, che probabilmente mi aveva in qualche modo aiutato. E grazie anche a questa serata scrissi una canzone che si intitola appunto Piccole risposte al cielo. Sono piccole, io diedi al cielo delle piccolissime risposte che magari non sono servite per ragionare e farmi ragionare, però sono quelle risposte che poi ti fanno stare abbastanza bene per un piccolo periodo, e magari le ricordi anche con affetto. E come del resto tutto questo disco, io questo disco, lo dicevo prima, è un disco assolutamente vissuto, voluto e pianificato, e neanche tanto, però pianificato, ed è anche stato un disco diverso dal solito, perché io, sapete, insomma, per chi mi conosce, suono il pianoforte, spesso e volentieri sono da solo o con un'altra persona che mi accompagna, che può essere un sassofonista, un contrabbassista, un violoncellista, una violoncellista, insomma. Invece quell'album lì, ecco, fu un album piuttosto ricco, c'era il batterista, la chitarra, il basso, alcune tastiere, il pianoforte stesso suonato da me medesimo, insomma era un disco piuttosto ricco e registrato veramente di notte. Io ringrazio ancora a distanza di anni Roberto, che mi ospitava fino a notte fonda, perché veramente aveva capito il periodo nel quale io fluttuavo, perché non si può dire che vivevo, fluttuavo, ecco, stavo in piedi per miracolo e stavo dritto con lo sputo, però ecco, lui capì tutte queste cose e non fece una piega, anzi mi aiutò psicologicamente e mi venne incontro diverse volte, standomi vicino, insomma, perché poi l'amicizia non sempre va a braccetto con la professionalità, però in quel periodo, ecco, Roberto mi fu veramente vicino, e se mi sta guardando lo saluto e lo ringrazio a distanza di tempo. Ecco, con questa chiacchierata, dove veramente vi ho messo al corrente dei fattacci miei, io difficilmente faccio queste cose perché mi esprimo attraverso le canzoni, difficilmente racconto le cose mie davanti a una telecamera, perché sono appunto mie, e non mi va di fare lo spogliarello di me stesso tutte le volte che si accende la lucina rossa sopra questa diavoleria. Però in questo caso ho voluto farlo, ma per contestualizzare la spiegazione del disco, per contestualizzare il disco stesso. Quindi vi lascio con questa canzone che per me ha significato tanto e che continua a significare tantissimo. Non manca mai nei miei spettacoli, nel mio repertorio, e quindi veramente la faccio sempre con il cuore in mano. A proposito di spettacoli, approfitto, ecco, anche di questo video per ricordarvi due cose. Allora, la prima non c'entra nulla con lo spettacolo, ma volevo solo avvisarvi che il 10 settembre, quindi tra pochissimo, alle 21 su questo canale, il canale mio YouTube, Le Storie di Corrado, andrà in onda il video di Sintomi di te, l'ultimo mio singolo, da una mia idea, ma da un'idea soprattutto di Dario Emari, che è questo straordinario ragazzo che ho conosciuto da pochi mesi, che mi ha supportato e sopportato, ecco. E poco più in là, esattamente 10 giorni dopo, invece si parla di spettacolo, perché andrò a Villa Radaelli, che si trova a Bussero in provincia di Milano, e terrò un concerto presso la villa, il Salone del Granaio di questa villa, ore 21, ingresso gratuito. In questo caso presenterò il disco che a causa del Covid non sono riuscito a presentare come Dio comanda, ossia Tre quarti d'amor, ossia l'ultima mia produzione discografica, in attesa di quella nuova.
Chiacchierata lunghissima come sempre, ora vi lascio la canzone. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete il video perché ho bisogno di tanta pubblicità, a voi non costa assolutamente niente, e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così sarete avvertiti ogni qualvolta esce un contenuto nuovo e diverso. A presto. Scrissi poesie, frasi d'amore, grandi bugie, le misi insieme, poi te le mandai in inverno per scaldarti appena un po', le chiudesti in un cassetto per la troppa gelosia, io ti aprii il mio cuore, casa mia. Scrissi per te dolci poesie, poi ti mandai pagine bianche, disegnasti a china un sogno, colorai e sognai con te, fu come baciarti in Francia dentro a un quadro di Chagall, tu mi apristi il cuore, casa tua. A un passo verso il sogno giusto, un passo tra di noi. Scendeva muta e lenta, la neve rallentò a quel passo due. Noi ballammo un vecchio Fred Astaire, io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu furtivo e breve il nostro amore come i colori di novembre. Poi venne Natale e ci scambiammo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta e sbagliammo anche la strada noi. Piccole risposte al cielo, noi. Piccole risposte al cielo, noi. Piccole risposte. Lessi poesie, frasi d'amore, grandi alchimie, fu il temporale che mi ricordò l'abbraccio, il riparo e poi l'addio, calde notti e freddi inverni, l'imprudenza e la follia, io sarò l'inganno, la magia. Udimmo solo il vento, il giorno in cui stringemmo il patto a due. Un tempo squadernato, quel passo scordinato e quell'idea di ballare un vecchio Fred Astaire. Io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu furtivo e breve il nostro amore come i colori di novembre. Poi venne Natale e sussurrammo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta e sbagliammo anche la strada noi. Piccole risposte al cielo, noi. Piccole risposte al cielo, noi. Piccole risposte.